Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei Mezzi Speciali. Oggi vi racconto come funziona e come si guida una macchina decespugliatrice professionale. Ci sono un sacco di cose che diamo per scontate, fa parte del gioco, del nostro essere umani, del nostro vivere quotidiano. Eppure, per ognuna delle cose che diamo per scontate, dietro si nasconde un universo fatto di donne, uomini, macchine e tecnologie, senza le quali non riusciremo a fare metà delle cose che diamo per scontate. Prendete le strade, per esempio, le percorriamo, le attraversiamo spesso pigramente, trascinati in maniera passiva dai nostri veicoli, al punto che non ci accorgiamo di tutto quello che rende possibile quel viaggio. Se per esempio qualcuno non si occupasse tutti i giorni di ogni singolo centimetro di verde che circonda tutte le nostre strade, le strade semplicemente non esisterebbero più. Perché verrebbero inesorabilmente avvolte, ricoperte, invase dalla vegetazione. Dobbiamo quindi ringraziare chi ogni giorno si occupa della manutenzione del verde delle nostre strade, uomini, donne, macchine. Questa macchina incredibile è stata inventata, progettata e brevettata dalla Energreen, un'azienda 100% italiana. Senza di lei la manutenzione del verde sarebbe affidata unicamente a dei semplici trattori modificati con dei kit aftermarket. In questo modo però il lavoro diventa altamente inefficiente, poco produttivo e anche non sempre sicuro. E quindi andiamo a vedere dove fa la differenza la ILF Alpha, perché la natura mica si domina da sola. Adesso le chiacchiere stanno a zero. Perché siamo soltanto io e l'erba. E soltanto uno dei due sopravviverà a questa giornata. Dunque, sono su un magnifico viottolo di campagna con due argini belli scoscesi, quindi vietato sbagliare, vero Matteo? Prima di tutto dobbiamo dare vita a tutto il nostro apparato idraulico che ci permetterà di movimentare il nostro braccio maciste. Prima cosa, scudo. Dico alla macchina che sono presente. L'uomo morto, si dice in gergo, è un sistema di sicurezza. E poi elefante, un simbolo inequivocabile, perché è quello della Energreen. Dico alla macchina che vado in modalità lavoro, attivo anche una modalità che mi renderà il braccio più morbido, una specie di sospensione idraulica per il braccio, metto tutto in memoria con l'elefante qui con la M, così la macchina si ricorda dei miei parametri, ha tirato sui giri in modo che diamo pressione idraulica all'impianto. E adesso si prende il joystick del potere. Eccolo qua. Vediamo se mi ricordo come si fa. Ho fatto un corso accelerato alla Energreen. Speriamo di non fare danni. Giù tutto, tiro verso di me. Vediamo cosa succede. Benissimo, ho alzato il braccio. Adesso, con questo altro movimento verso il vetro, lo porto verso l'alto. Ma l'erba è di là, mica dietro. Quindi con questo roll
guardate! Lo porto verso l'area di lavoro. Eccolo qui. Ci siamo quasi. Lo abbassiamo un pochettino. Sono molto teso, lo confesso. Il rotore però è verso l'alto, lo devo portare verso il basso, in modo che possa insegnare all'erba chi comanda. Anche questa è fatta, anzi lo metto già parallelo all'inclinazione del mio argine. Sento già l'erba che trema dalla paura. Ora vado ancora un pochino più verso il basso, molto delicatamente. E qui vi sfodero il primo asso nella manica di questa macchina, che i trattori, muti proprio, guardate, mi basta premere questo bottone. Per innescare la magia, la cabina può girare verso la mia area di lavoro. Potrei decidere di tenerla così a 45 gradi, se mi va. Un occhio sulla strada, un occhio sul prato. Ma crepi l'avarizia, perché la Alfa fa ancora di meglio. La posso girare fino a 90 gradi. È tutto pronto, siamo sulla rampa di lancio di Cape Canaveral. Manca solo il countdown e quindi diamo inizio. 3, 2, 1, giù tutto. Via! Ho acceso la mia micidiale attrezzatura, composta da una trentina di coltelli affilatissimi, pronti a ranzare al millimetro questo prato. Mentre procedo sul mio viottolo di campagna, il prato viene piegato dalla mia Alfa, che non ha alcuna pietà. Guardate quei poveri miseri fili d'erba. La sensazione è un pochino strana, va bene, lo ammetto, perché devo guardare il mio lavoro là davanti, ma sono comodo. Su un trattore, forse non ci avete pensato, ma nella stessa situazione io starei guardando davanti e dovrei continuare a girare la testa per vedere il mio attrezzo. Risultato, la sera vai a casa, se va bene, col torcicollo. Qui invece guardate in che posizione naturale riesco a lavorare. Guardo dove lavoro. Devo poi guardare, ovviamente, di operare, di muovermi in sicurezza, quindi un occhio lo devo dare anche qui. È un po' come quando si fa drifting in pista, che invece di guardare dal parabrezza finisci per guardare dal vetro laterale, mi ricorda questa sensazione. L'altro vantaggio di questa macchina è la visibilità. Io ho una cabina con una superficie vetrata incredibile, addirittura le parti basse, guardate, sono svasate, quindi riesco a vedere perfettamente in tutte le direzioni dove, per esempio, ho messo le ruote, se sono ben allineato alla strada, non vorrei mai capitombolare giù, ma soprattutto come sta lavorando il mio braccio. Ma guardate la genialità veneta, impressa in questo macchinario incredibile. Ho finito la mia strada, devo tornare indietro e continuare a ranzare il prato. Con un trattore cosa dovrei fare? Retro senza lavorare, tutto tempo, carburante buttati, e riprendere dall'inizio della via il mio sfalcio. Con questa invece assolutamente no. Dimezzo i tempi di lavoro e quindi raddoppio la produttività. Vi faccio subito vedere perché. Tiro sul mio braccio. Giro la testata, ecco la genialità, me la porto, in modo che posso lavorare anche in retro. Secondo braccio. Guardate quanto riesco a portarmelo vicino a me, e questo è un altro incredibile vantaggio. Ed ecco la meraviglia, ho comunque la marcia avanti, ma premendo questo magico pedale a pavimento, inverto il senso di marcia, senza neanche la sbatta di mettere la retro.
Cioè non solo lavoro anche in retro, a differenza di un trattore muto, ma riesco a farlo senza neanche cambiare marcia. Devo dire che è sicuramente un lavoro faticoso, stare tante ore su questa macchina e deve essere impegnativo, ci vuole anche grande competenza, grande know-how per farlo in maniera rapida e sicura. Non è solo una questione di praticità, ma anche di velocità. Cioè io con un trattore riesco a fare questo lavoro a 3-4 km orari, io sono a 12 km orari. Vado al quadruplo della velocità. Con il braccio più articolato che ho, modello F, come quello che monto io oggi, posso sbracciarmi e quindi andare a lavorare fino a 12 metri di distanza dalla mia cabina. Non so se mi spiego, è una distanza enorme. È come se tra me e la testata, non lo so, mettessi due Ford Ranger oppure due Q7 e mezzo, giusto per darvi un termine di paragone. E quindi proviamola questa maxi distanza. E giù tutto, il prato, anche quello più tenero e lontano da me, non può essere al sicuro. Guardate come viene piegato dalla tecnologia. Con un trattore in alcuni casi si può anche arrivare così lontani, però prima di tutto, se avessi sbracciato come ho fatto io, con qualche scossone di troppo, visto che non sono proprio un addetto ai lavori, avrei rischiato già di ribaltarmi. Qui invece avete visto, sono rimasto estremamente stabile e rimango estremamente stabile anche durante il lavoro, pur andando a una velocità molto più elevata. Ma non è finita qui, perché questa macchina ha anche un sistema di sospensione, sempre comandato idraulicamente, del braccio. Basta schiacciare questo bottone, SPP, per poi andare ad attivare questo potenziometro, guardate che carino, che mi fa prendere le misure millimetricamente. Quindi vado ad appoggiare il mio strumento da taglio là davanti al prato, così ho il riferimento, e lui d'ora in avanti si regolerà in base all'andamento del terreno. Qui è piuttosto piatto, ma se avessimo tante cunette, un terreno irregolare, io così ho un braccio totalmente autolivellante che da solo mi va a seguire l'andamento del mio prato. Mica male, perché se non avessi il mio amico SPP qua, dovrei farlo tutto manualmente, cioè vedo in anticipo un dosso e io col joystick me lo vado a compensare. Che sbatta. Grazie SPP. Ho un rendimento così alto anche perché ho un sistema idraulico ad alta capacità. Pensate che il rotore di taglio anteriore gira a 3000 giri al minuto, una velocità altissima, resa possibile da una portata dell'olio davvero importante. 150 litri d'olio al minuto, pazzesco, a 330 bar. Non vorrei essere in voi, tenere spighe d'erba. Un'altra potenzialità di questa macchina semovente è il fatto di poter disporre di un braccio capace di operare sul raggio di 180 gradi. Questo la rende super versatile, ma anche imbattibile rispetto a un trattore che di sicuro non potrà mai portarsi il braccio frontale davanti per esempio, tagliare il prato nella stessa direzione di marcia davanti a sé. Lei invece può farlo, volendo, perché no?
Una macchina anche educata, perché grazie a questo soffiatore supplementare lascia pulita la strada da eventuali residui di prato. Giù tutto, via Eolo! Altro che il vostro misero asciugacapelli di casa. Avere un esemplare di ILF Alpha nuovo di pacca qui a disposizione, tutto per noi, è un vero privilegio, anche perché questo ci permette di andare a ficcare il naso bene nel dettaglio e a capire quali sono le peculiarità tecniche e meccaniche di questa macchina così speciale. Il cuore di questa decespugliatrice professionale è il suo telaio, che è diverso da quello previsto per tutte le altre macchine agricole viventi sul nostro pianeta, perché questa è una macchina che deve lavorare principalmente lateralmente. Capire il perché è molto semplice: il braccio qui è laterale, guardate quanto è grande e possente. Tutto lo sforzo è concentrato qui e allora alla Enel Green hanno inventato un telaio rinforzato proprio nella parte centrale, in modo che sia in grado di sostenere i carichi gravosi durante il lavoro. Come hanno fatto? Beh, intanto utilizzando un acciaio alto resistenziale che si chiama Strengths, nome nomen, ma non solo. Nella parte centrale qui hanno applicato delle paratie supplementari, non le vediamo perché sono all'interno, proprio per ottenere un telaio ad alto limite di snervamento. Uno scheletro raffinato, super robusto, è costruito dalla Enel Green nei suoi stabilimenti. Partono proprio dai fogli di lamiera fino a ottenere il prodotto finito, ma soprattutto un telaio completamente diverso rispetto a quello di un classico trattore. Visto che il trattore prima di tutto è un mezzo pensato sostanzialmente per sopportare lavori longitudinali, cioè è progettato o per spingere o per trainare, ma non per fare un lavoro laterale. Spesso un trattore, un vero e proprio telaio portante, manco ce l'ha, visto che tutto il mezzo viene costruito intorno al motore, alla sua trasmissione, che hanno anche funzione portante. Quindi pensate, quando si vanno a modificare i trattori per fare questi lavori laterali, quanto male li stiamo facendo a questi poveri mezzi. Ne hanno fatto uno apposta, usiamolo. Questo mezzo permette di lavorare in grande sicurezza e anche con un bel po' di tranquillità rispetto al classico trattore, anche perché è praticamente impossibile ribaltarsi quando stiamo lavorando lateralmente. Il perché è presto detto: hanno applicato una bestia qui di zavorra, 2,2 tonnellate, che rendono l'ILF Alpha assolutamente stabile anche quando abbiamo il braccio più lungo, 12 metri, completamente esteso. Praticamente è un po' come la mia amatissima Citroën 2 cavalli, anche lei è assolutamente irribaltabile. Se poi non siete proprio mai contenti, hanno pensato anche a voi e quindi potete avere optional, senza badare a spese, anche la zavorra mobile. Significa che idraulicamente, in casi particolarmente estremi, gravosi, potete far fuoriuscire di ben 60 cm queste 2,2 tonnellate qui e così aumentare il vostro senso di tranquillità durante il lavoro. Magari siete sull'argine di un fiume, siete in un momento un po' difficile, le ruote slittano, avete bloccato i differenziali, volete uscire da questo momento un po' complesso con più tranquillità, mandate fuori questo bel elefantino e passa la paura.
Gli ingegneri italiani hanno dotato il loro elefante di una vera armatura. Tutti i cofani protettivi, per esempio qui nella zona del motore, sono infatti realizzati in acciaio e non in materiali plastici, come capita su altre macchine operatrici. Questo perché la ILF Alpha può essere utilizzata non solo per sfalciare i prati, ma anche proprio gli alberi, quindi se dovesse cadere malauguratamente un ramo sulla macchina, beh, qui è completamente protetto. La corazza del nostro elefante protegge, guardate, con un case dedicato anche il terminale di scarico. Cattivissimo. E in più sono stati attenti a progettare una macchina pratica, comoda per chi poi tutti i giorni ci si trova sopra a lavorare. Quindi tutti i controlli e le ispezioni quotidiane si possono fare comodamente qui, e anche se non siete proprio dei vatussi, come nel mio caso, tranquilli perché c'è l'apposito gradino. Basta aprire questa paratia laterale quindi per fare rifornimento al mio super serbatoio del diesel, per cambiare o ispezionare il filtro dell'aria, per vedere il livello dell'olio idraulico del mio impianto. Con una particolarità, guardate, lo scrivono giustamente con una punta d'orgoglio, usano olio idraulico Panolin biodegradabile. Prima di tutto è un olio che anche se si dovesse disperdere nell'ambiente non crea danni all'ecosistema, e non è poco. In più è garantito 15.000 ore, che sono tantissime se pensate che l'olio minerale normale idraulico dovrebbe essere cambiato ogni 1.000 ore. Questo è un Ironman, non è un olio. Qui si nasconde il filtro dell'AD Blue, che a proposito ha una capacità di una ventina di litri e si rifornisce sempre da lì, da uno sportellino molto pratico e accessibile, mentre qui controlliamo il livello dell'acqua del sistema di raffreddamento. Non so voi, ma ultimamente provo più emozione a scoperchiare i vani motore delle macchine operatrici piuttosto che quelli delle solite supercar, anche perché ultimamente non è che si veda granché. Invece qua guardate che meraviglia, riusciamo a vedere tutto, che bellezza! Intanto anche qui troviamo in posizione molto comoda i filtri del gasolio del motore John Deere. Sotto lì, tappone giallo, vado a controllare il livello dell'olio motore, che come diceva il mio babbo è la vita del motore, quindi controllatelo spesso anche alla vostra macchina o alla vostra moto. Alle spalle del 4 cilindri turbo diesel c'è una ventola del radiatore. Voi direte, vabbè, tutti i motori ce l'hanno. Certo, ma questa è speciale perché è autopulente. Significa che può andare a modificare l'incidenza delle pale della propria elica in modo da non solo poter aspirare aria, ma anche da soffiarla fuori verso l'esterno, così da mandare via eventuali residui di prato, di erba che si sono depositati sul radiatore e che andrebbero a inficiare le capacità di raffreddamento del sistema. Anche perché, potendo variare l'incidenza delle pale, può decidere, quando per esempio il motore è un po' freddino, non è in temperatura, di avere portata zero e quindi di sforzare molto meno l'albero motore. Se invece aumentano le esigenze di raffreddamento, aprirà le pale in modo da convogliare sempre più aria al motore, che farà un po' più sforzo, ma rimarrà sempre ben refrigerato e alla perfetta temperatura. Mi sono inerpicato qui in alto come uno sherpa perché ci tenevo a farvi notare che qui sotto si nasconde tutto il sistema post-trattamento gas di scarico, quindi il filtro antiparticolato con anche il sistema SCR iniezione di AdBlue per abbattere gli NOx. Proprio come sulle auto di ultimissima generazione, e infatti questa macchina è omologata come Stage 5, che è lo standard più elevato in tema di abbattimento delle emissioni. La particolarità di questo motore firmato John Deere da 173 cavalli è che la rigenerazione del FAP, che deve avvenire più o meno ogni 100 ore, si può fare senza fermo macchina, cioè continuando a lavorare o a viaggiare su strada. Non male, anche perché è una rigenerazione piuttosto lunga, che dura una ventina di minuti. Su altre macchine con altri motori o su macchine più vecchie bisognava stare fermi un bel po' e aspettare che il filtro tornasse pulito. Qui no, si può continuare a trinciare senza pietà.
E qui abbiamo la possibilità di ammirare lo strumento del demonio e quindi la nostra testa trinciante. Guardate quanti coltelli, si chiamano proprio così, che sono applicati al rotore. Io qui ho un rullo polivalente, si dice, quindi con questo tipo di coltelli riesco a sfalciare il prato, ma anche rametti fino a 3-4 centimetri. Ma attenzione, perché comunque a seconda del lavoro che dovrete andare a svolgere con la macchina potete scegliere fino a 5 modelli di rotori differenti che vi permettono di sfalciare dalla semplice erba, ma anche rami, che dico rami, veri e propri alberi, con un diametro, pensate, fino a 25 centimetri. Insomma, dura la vita per il verde selvaggio, se nei paraggi c'è un'alfa. Per cambiare il rotore, perché voglio cambiare attrezzo, oppure semplicemente perché voglio iniziare a consumare i miei coltelli dall'altro lato, così da ottimizzare bene l'usura, mi bastano 15 minuti grazie a un sistema di sgancio rapido brevettato dalla Energreen. Su altre macchine tradizionali questa operazione richiederebbe ore e ore e magari anche un bravo meccanico. Sta simpatica questa Energreen, è più a portata di Matteo Valenti. Guardate qui cosa ho scovato. 2 innocui tubicini, che vi potrebbero sembrare 2 tubicini qualunque, e invece loro permettono un sistema di ingrassaggio centralizzato. Molto comodo, perché io qui collego la mia pompa, che può essere manuale o automatica, e pompando grasso dentro questo circuito vado a lubrificare tutte le zone strategiche della mia macchina, e quindi i mozzi delle ruote davanti e dietro, la ralla che permette il movimento della cabina. In questo caso mi rimarrebbe da fare manualmente l'ingrassaggio di tutto il braccio. Che sbatti. Ma la Energreen ha pensato anche ai pigroni come me, e quindi, volendo, mettendo mano al portafoglio, si può avere opzionale un sistema di ingrassaggio automatico, che io prenderei immediatamente, perché in quel caso automaticamente la ILF Alpha va a ingrassare tutto da sola, sia la macchina sia il braccio, e non devi neanche fare la fatica di premere un bottone, perché lo fa da sola ogni 2 ore. La vita può essere semplice con la tecnologia. A differenza di moltissime macchine operatrici, questa si serve di numerose pompe idrauliche. Ne ha di serie ben 5, di cui 4 montate in tandem a valle del motore. Questo permette di avere, in qualsiasi condizione di lavoro, anche la più gravosa, sempre il 100% della potenza idraulica su ciascuno strumento della macchina. Voi capite che se avessi invece solo 1 o 2 pompe a cui far fare tutti questi lavori contemporaneamente sarebbe molto diverso, perché rischierei di non avere la portata utile d'olio idraulico sempre necessaria. Insomma, l'unione fa la forza. Ma a cosa servono tutte queste pompe? Intanto una va ad alimentare la testata trinciante, un'altra separata si occupa solo e soltanto del braccio, poi ce ne sono altre 2. Una dedicata allo sterzo, anche lui è idraulico, e ai freni. Un'altra ancora poi si occupa di generare motricità, cioè di far girare le ruote, visto che siamo in presenza di una macchina idrostatica. Ma io per l'occasione non ho badato a spese e quindi me ne sono fatta installare pure un'altra, la sesta, che è portata in dote se scegliete il sollevatore idraulico anteriore, che è un optional. Questo perché vi beccate anche una PTO, una presa di forza supplementare qui davanti, che serve ad alimentare eventualmente altri attrezzi molto diabolici. Per darvi un'idea dell'estrema versatilità di questa invenzione italiana, guardate cosa siamo in grado di mostrarvi. Davanti hanno montato
quello che in termine tecnico viene definito Ryber, un sistema che attraverso due dischi permette di andare a rasare il prato anche al di sotto dei guardrail. I dischi incontrano uno dopo l'altro i pali del guardrail, ma si aprono automaticamente e ci vanno sotto. E guardate che è un lavoro fondamentale, perché altrimenti bisognerebbe farlo a mano con un decespugliatore manuale. Immaginate la comodità e il livello di rendimento invece di una macchina come questa, anche perché il braccio principale nel frattempo non è che se ne sta lì a far niente, ma continua a rasare il prato nel nostro canale principale. E quando si incontra un cartello stradale come questo, come si fa? Si blocca tutto? Assolutamente no. Grazie a un complesso sistema idraulico, il Ryber è in grado di aprirsi, scavalcare il cartello e continuare a tagliare il prato. Insomma, non c'è guardrail né cartello che tenga. Voi vi sentite comodi e coccolati sulla vostra Bentley Bentayga, magari mentre lo chauffeur guida? Beh, io mi sento molto più a mio agio qui, in cabina, anche perché ho scelto il modello Prestige, quello più di lusso con tanti optional. Intanto ho 10 fari di lavoro supplementari per gli amanti del genere, un bel estintore e tergicristalli sui 3 lati, così anche quando piove vedo bene dappertutto. In più ho l'oblò, così posso guardare in alto il lavoro del mio braccio e godermi le meraviglie del creato. Non solo, perché ho anche il sedile della Grammer, il top di gamma, che è pneumatico, quindi super ammortizzato, mega comodo, che ha anche una bella sciccheria, guardate. Se do un giro di chiave, va a regolarmi automaticamente l'altezza corretta in base al mio peso. Ed è pure climatizzato. Inoltre ho la possibilità di aggiungere come optional persino un vero e proprio frigo al posto del sedile del secondo passeggero. Poi ho una bella retrocamera, comoda per fare manovra. Se non vi basta potete averne un'altra opzionale supplementare che va a riprendere il lato sinistro, dove durante soprattutto il lavoro può crearsi un angolo cieco. La cosa più importante in ogni caso è che questa cabina viene omologata FOPS, quindi resiste alla caduta di oggetti dall'alto fino a un peso di 50 kg. Guardate che bella grata robusta che c'è qui, che protegge l'operatore. Ma è anche omologata ROPS, significa che è studiata appositamente per resistere a forze esterne, longitudinali, trasversali o verticali. Insomma, qui è come essere dentro una cellula di sicurezza. Sei al lavoro, ma puoi anche star tranquillo di essere in sicurezza. E se voi vi gasate per il nuovo display della vostra auto di ultimissima generazione, beh, io mi gaso molto di più perché ne ho uno altrettanto bello sulla mia ILF Alfa. Non solo è grande, 10 pollici, ma è anche antiriflesso, quindi riesco a leggere sempre tutto in maniera perfetta, nitida, anche in una giornata di pieno sole. La risoluzione è molto buona, migliore di quella di tante auto contemporanee, quindi auto, guardatevi le spalle anche dalle macchine operatrici. Ma soprattutto nasconde un sistema e un'interfaccia davvero evoluta per una macchina di questo tipo. La tecnologia è proprietaria di Energreen e infatti si chiama ECI, Energreen Control Interface. Da qui si possono monitorare tutti i parametri vitali della mia semovente idrostatica. Basta un click, se volete potete usare anche il devio sulla vostra sinistra, per evidenziare i parametri che mi interessano. Nell'area lavoro, per esempio, vedo gli attrezzi che sto utilizzando e soprattutto
come sta lavorando il mio veicolo, se sto utilizzando le 4 ruote motrici, i blocchi dei differenziali, la zavorra mobile, le 4 ruote sterzanti. Posso anche controllare di quanto ho girato la mia cabina, se ho le luci accese, monitorare la temperatura dell'acqua e anche lo stato, il livello del gasolio, dell'AdBlue, ma anche capire qual è la portata d'olio che io sto mandando ai miei attrezzi e quindi sostanzialmente se sto facendo un bel giù tutto mentre vado a decespugliare. Volendo qui ci si può davvero sbizzarrire, non ci sono aspetti che rimangono segreti grazie a questa interfaccia. Guardate queste schermate quanto sono dettagliate, sempre attraverso il display posso anche decidere che sistema di sterzatura utilizzare, perché sì, voi sulle vostre auto andate a destra a sinistra, ma io qui riesco a fare molto di più. Faccio vedere un'altra cosa per cui i nostri amici trattori moriranno di invidia. Mi basta un tocco allo sterzo e guardate la magia. Posso abilitare le 4 ruote sterzanti che mi permettono di girare in un fazzoletto. Voi siete fieri con la vostra Smart? Perché fate i parcheggi impossibili? Beh, io li riesco a fare lo stesso con la mia ILF Alpha, che però è lunga 5 metri abbondanti, e guardate. Devo andare a operare su un canale? Magari l'imbocco del canale è stretto, scosceso? Beh, non è un problema. Attivo le 4 ruote sterzanti e riesco a fare un tornante in pochissimo spazio. Un bel vantaggio considerando che un trattore ha a disposizione lo sterzo solo sulle ruote anteriori. Qui per fare una manovra mi basta andare sul mio pomellone e mi giro. Col trattore sono ancora lì a fare retro avanti, 1000 manovre e la giornata parte già in salita. Ma non è finita qui. Perché mi basta agire sul mio touchscreen per andare ad abilitare un'altra magia. Clicco, una sterzata di qua, una di là e mi dice che ci siamo. E adesso sono in modalità granchio. Sì, avete capito bene. Riesco a traslare, guardate. So che mi state invidiando perché lo vorreste sulla vostra auto per fare parcheggi sempre più difficili. Ed è un vantaggio incredibile, per esempio, se mi devo avvicinare, non so, al greto di un fiume, il mio sentiero è stretto, ho bisogno di mandare il braccio un pochino più in là, invece che fare 1000 manovre. Attiva il tuo granchio. E guarda che spettacolo. E vabbè, magari qualche americano si sente figo perché ha il grab walk sul suo nuovo Hummer elettrico super pacchiano. Ma che me frega, noi siamo italiani, l'avevamo già brevettato sulla ILF Alpha, che, scusate se poco, ma è una macchina un pochino più utile di quell'enorme pick-up a pile. E comunque, guardate che bel lavoro che ho fatto. Tondi migliori di quelli di Ken Block. RIP. Mentre mi ritrovo a fare questo trasferimento su asfalto tra i vigneti veneti, mi rendo conto di una cosa meravigliosa. Vi ricordate le vecchie macchine agricole, le vecchie macchine operatrici che avevano semplici assali rigidi? Ecco, in quei casi, quando si finiva in queste condizioni, su strada, su asfalto, bisognava farsi il segno della croce perché il livello di comfort era, diciamo così, rivedibile. Dimenticatevi tutto questo, perché su questa ILF Alpha posso avere l'assale anteriore sospeso. Cosa vuol dire? Che invece del classico ponte rigido qui hanno messo un assale ammortizzato idraulicamente e questo mi permette di avere nei trasferimenti, ora sono quasi a 40 km/h,
un livello di comfort impareggiabile rispetto alle classiche macchine coi ponti rigidi, perché questi miei martinetti idraulici mi aiutano a smorzare tutte le sconnessioni della strada, un bel toccasana per chi poi si ritrova a dover guidare queste macchine per diverse ore. Certo, a sfalciare, magari in off-road, ma tanto poi su asfalto prima o poi ci devi andare. E avere una comodità come questa non è poca cosa. Per dimostrare l'efficacia di un simile sistema ho scomodato un metodo infallibile, preso in prestito direttamente dal set di Jurassic Park. Regia, lo strumento sacro. Il bicchiere d'acqua. Dunque, ora blocco la sala anteriore con un semplice click, quindi non ho più alcun sistema di ammortizzazione. Sono su una strada sconnessa. Vediamo cosa succede alla nostra acqua. Giù tutto. Oh. Scusa Nergreen, ti ho lavato il sedile. Oh. Ecco. Il risultato del test è abbastanza eloquente. Sono fradicio. Ora attivo la sospensione anteriore. E vediamo il nostro bicchiere d'acqua come reagirà. La strada è sempre molto sconnessa. Vediamo se mi bagno ulteriormente. Ho fatto addirittura un ponte, guardate. Sono a 40 all'ora, proviamo a prendere queste buche. Guardate com'è più stabile il mezzo, l'acqua non esce dal bicchiere. Esperimento superato. E Steven Spielberg muto. Ovviamente quando sono impegnato nella mia area di lavoro, il ponte davanti torna rigido, in modo che la macchina sia super stabile mentre sto lavorando, ma posso comunque scegliere una via di mezzo, tenere bloccata la sospensione di destra ma liberare quella di sinistra, così mando più peso e quindi più grip sulle ruote su cui grava la gran parte del peso del mezzo, perché sto lavorando da questo lato. Geniale questa sospensione. Se state già pensando di dotare il vostro giardino di uno strumento così eccezionale per fare prima a rasare il prato, beh, forse vi interesserà sapere anche quanto costa un gioiello della tecnica simile. Beh, il prezzo si aggira tranquillamente attorno a quello di una Porsche 911 GT3, giusto per fare un esempio, poi dipende un po' dagli accessori e gli optional che decidete di mettere. Quindi la domanda è sempre quella: di arancione prendereste l'Energreen ILF Alpha oppure la 911? Io non ho dubbi, sceglierei quella che mi sistema meglio il giardino. Il mio lavoro qui per oggi è finito, anche perché nel frattempo ha iniziato a piovere, ma non quello della ILF Alpha, che come vedete si sta ancora sgranchendo le gambe alla grande. Spero di essere riuscito a trasmettervi tutta la magia e la spettacolarità di un mezzo davvero speciale, ma soprattutto 100% italiano e unico al mondo, e quindi ve lo devo chiedere: vi è piaciuta questa nuova puntata dei mezzi speciali? E soprattutto, cosa vorreste vedere in un ipotetico prossimo episodio? Se vi va, lasciatemi un commento qui sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Ciao, ci vediamo su automoto.it. Che bello il profumo del prato tagliato e della pioggia.